Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale. Nuovo viaggio. In questo nuovo video vi porto in uno dei posti più affascinanti della Terra. È stato esattamente definito così dal New York Times come uno dei 10 posti da visitare più belli del mondo. Un arcipelago di isole sul lago stupendo che, pensate, è di proprietà della stessa famiglia dal 1400. Ma prima di andare al lago Maggiore, dove si trova questo arcipelago, passeremo dal lago di Como, il lago più profondo d'Italia, con lo sviluppo costiero più ampio. Anche questa volta, come in tutti i miei video, vi racconterò la storia dei luoghi che attraverseremo e gli aneddoti interessanti che troveremo lungo il percorso. Ma ora vi porto con me in moto. E se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale perché ti prometto che ti porterò a vedere una moltitudine di posti bellissimi. Ma adesso andiamo, vamos! Ok, si parte, sono le 6:40, fuori ci sono 4 gradi, adesso l'Africa è pronta, io un po' meno, si va verso uno dei tratti di autostrada più trafficati d'Italia, la Brescia-Milano, direzione Lecco. Vamos! Guarda che roba, spettacolo nel Garda al mattino. Appena passato un banco di nebbia con visibilità a 100 metri vicino Peschiera, adesso sta un po' diradata per fortuna. Guarda che roba, sembra sono passato in una nuvola. Comunque finora così bardato, top, sembra stare dentro una macchina. Veramente casco Shoei fantastico, ho fatto benissimo a fare l'investimento quando l'ho preso. Eccomi qua, sono arrivato finalmente sul lago di Como. Dietro di me c'è Lecco, pezzo autostradale che va da Brescia a Milano. Da qualche parte ho letto che è il più trafficato del mondo. Mi sono beccato 2 incidenti che erano successi a 5 minuti. Ho dovuto fare lo slalom gigante tra i vetri, terribile. Comunque adesso ragazzi partiamo per il giro del lago di Como. 2 fatti importanti sul lago. È il lago più profondo d'Italia, 412 metri, quasi 70 metri più profondo del lago di Garda. Terzo lago d'Italia chiaramente per quantità di acqua, subito dietro al lago Maggiore il primo è il Garda, ma è il primo lago italiano per sviluppo costiero perché è fatto a forma di Y rovesciata e sono 170 km di costa. Oggi ne faremo una gran parte perché voglio fare proprio tutto il giro in senso antiorario con una piccola deviazione che vedrete. Come sempre la traccia GPX del giro che faccio, come in tutti i miei video, la trovate qua sotto in descrizione insieme alla mia attrezzatura da moto. Adesso vi porto in telecamera con me e si parte. Vamos! Bene, è successo quello che non doveva succedere. Allora, io utilizzo chiaramente la GoPro per registrare l'audio dentro il casco, connesso col microfono Rode. Cosa succede? Per la seconda volta in 2 anni, cioè l'avevo cambiato l'anno scorso, si è rotto, quindi io adesso non ho più l'audio dentro il casco e sono praticamente fregato. Al Media World di Lecco non ce l'hanno. We are really fucked, we are really fucked, we are really fucked. Ok, adesso vediamo se ripartiamo. Sono le... Allora, mezzogiorno e 38, io sono arrivato qua alle 10:30, quindi ho perso tranquillamente 2 ore per questa cosa del microfono. Allora, io di solito i contrattempi li censuro nei miei video perché non credo che interessi a molte persone sapere se mi si è scaricata la batteria, se la batteria si è scaricata appena mi sono fermato per una pausa e quindi mi devo rifermare un'altra volta per smontare tutto e ricaricare, quindi di solito i contrattempi li tolgo, però questa volta lo lascio perché voglio far capire che è abbastanza complicato fare questi video quando tanta gente mi dice wow, mi piacerebbe fare un giro insieme. Ok, facciamo un giro insieme, però adesso se ero in giro insieme con qualcuno 2 ore eravamo lì fermi su un parcheggio a cercare di capire cos'è che non funzionava dopo che ti sei fatto 3 ore e mezza di strada per venire qua partendo la mattina alle 7. Quello che si vede nei video non è la realtà. Detto ciò, lago di Como, vamos! Ok, ho fatto un breve tratto di superstrada da Lecco fino qui a Mandello del Lario, che è la storica sede di Moto Guzzi, dove c'è la fabbrica, dove è stata fondata, dove c'è la fabbrica. Adesso ci passiamo davanti e poi si prosegue lungo questa strada che costeggia tutto il lago. Eccoci qua, Mandello del Lario, paesino stupendo, veramente veramente bello. Che bello il porticciolo qua, base nautica, scuola di vela, e questa credo che sia la fabbrica. Vediamo, ah sì, ecco, Moto Guzzi del 1921, fondata da Carlo Guzzi. Bella tutta la storia.
Fabbrica vecchio stile proprio fuori, particolare. E ora continuiamo lungo la strada che costeggia il lago e arriviamo fino in fondo. Qui ci sono un sacco di industrie rispetto al lago di Garda, che praticamente non ce ne sono lungo la costa. Qui, stando vicino a Milano, ho risentito molto della sua orbita e ci sono tantissime chiaramente ville di... c'erano ancora tantissime ville di nobili, politici, ambasciatori. Quello che caratterizza molto il lago di Como, secondo me, rispetto al lago di Garda è proprio questa presenza di tantissimi giardini e di ville bellissime. Poi chiaramente il paesaggio è molto più aspro, molto più scosceso del Garda. Sono quei paesini, guarda quello là per esempio, in ombra, già in ombra alle 1:30, corci fantastici con dietro le Alpi. Questa è proprio una strada da farsi a 50 all'ora, bellissima. Peccato che le rive siano così scoscese che non ci siano tanti posti per fermarsi, perché qua ci sono dei fondi veramente incredibili. Colico! Questo è un altro di quei posti che proprio incarna il paesaggio italiano. Cioè, se pensi al paesaggio italiano ti viene in mente un po' il sud Italia e un po' anche questi posti. Comunque, ridendo e scherzando, già 280 km nonostante tutte le sfortune. Ma guarda che posto! Certo che lì c'è un cimitero vista lago spaziale. Figurati se adesso farebbero un cimitero lì, avrebbero fatto una villa a 6 piani. E qui in questi punti non hanno potuto fare a meno di fare delle gallerie, ovviamente. Anche qua mi sa che come il Garda c'erano dei paesini che erano raggiungibili solo col battello. Questa parte è bellissima, che si apre il lago, stupendo, Bellano. Bello che ogni paesino c'è il suo porticciolo con lo sfondo delle montagne nevate. Il lago di Como è così pieno di storia che ci si potrebbe fare un documentario di un mese. Adesso sto andando nella direzione del forte Montecchio Nord, che è un forte della prima guerra mondiale, è il forte meglio conservato di tutta Europa. Dentro è rimasto tutto, ci sono i cannoni ancora perfettamente funzionanti. Adesso vado solo a vederlo da fuori perché sono veramente curioso di vedere com'è questo forte, che non è mai stato bombardato ed è per quello che si è conservato. Cioè, la parte off-road qua, come non detto, è chiuso. Fuori stagione infrasettimanale. Come cancello hanno usato gli sbarramenti come nella prima guerra mondiale, fantastico. È la più grande opera fortificata della prima guerra mondiale, oggi meglio conservata in Europa. Sono dei cervi albini, cervi bianchi, ma forse sono dei cuccioli, boh, mai visti bianchi. Adesso vado in direzione Como, dovrei arrivare alle 4 teoricamente, ma io volevo passare anche dalla colma di Sormano, quindi io ci passo domani, ci passo stasera. Vediamo. Intanto 69 km, 1 ora e 29. Ora sono praticamente sulla punta del lago di Como e scendo sempre in senso antiorario verso Como. Però gli inconvenienti hanno i suoi lati positivi. Se non avessi avuto l'inconveniente non sarei arrivato qua a quest'ora con questa bella luce. Comunque Domaso, bellissimo. Qua veramente ci sono tantissimi punti panoramici. Proprio sicuramente, come tutta Italia, un po' è stata rovinata dall'industrializzazione, dall'edilizia selvaggia degli anni 70-80. Però immagina questi paesini ancora meno sviluppati 50 anni fa. Era veramente come entrare dentro un quadro. Che ville. Ecco, in questo caso vedi, il DCT è utilissimo perché mi guardo bene in giro e non devo stare troppo a pensare a cambiare marcia. Ecco, per la mia personalità è utile, ecco. Poi... Sono le 3:40, io vorrei vedere chi è che gli è venuto in mente di cambiare l'orario così alle 4:30 fa buio d'inverno. Sono fermato a fare 2 foto. Nel frattempo tutta questa parte del lago, quindi praticamente la parte ovest del lago, ovviamente è andata in ombra. C'ho ancora un'ora per arrivare all'albergo, quindi arriverò col buio. Amen.
Albergo in centro a Como, ho trovato una bazza incredibile, come si dice a Bologna, 45 euro con colazione inclusa, 4 stelle, fantastico. Vamos! Bene, sono arrivato nella mia stanza d'albergo, semplice, essenziale, bel bagno. Adesso faccio cena, mi riposo un po' e vado a dormire. Domani mi piacerebbe fare il Lago Maggiore, ma prima voglio pianificare bene perché oggi ho avuto una giornata con parecchi contrattempi e domani non ne voglio avere, anche perché domani ho il rientro a casa. Buona notte. Ok, ho deciso, oggi si va sul Lago Maggiore e sulle isole Borromei, uno dei luoghi più affascinanti del mondo. Vamos! È veramente un grado perché questa che sembrava rugiada in realtà si è ghiacciata, quindi si vede che andava sotto zero stanotte. Ok, è sorto il sole, ora le temperature dovrebbero migliorare. Io direi che fa veramente freddo. Ok ragazzi, colazione è fatta, il sole è sorto, ora sono nella punta sud del Lago Maggiore, vi porto come sul casco e ci dirigiamo verso le fantastiche isole Borromee, indicate dal New York Times come uno dei luoghi più affascinanti del mondo. Sono della stessa famiglia, pensate, dal 1400. Saliamo in moto, vamos! C'è questa nebbia pazzesca. Adesso il termometro da 5 gradi, incredibile, appena girato l'angolo si dirà dalla nebbia, ora qua c'è il sole, cambia completamente l'ambiente e anche l'umore. Qua siamo ad Arona, col sole, Lago Maggiore, che a discapito del suo nome non è maggiore in niente. Si pensava che fosse il lago più grande, insomma, dei laghi qui della zona. In effetti lo è, però non è assolutamente il più grande d'Italia. Il più grande d'Italia è ovviamente il lago di Garda e non è nemmeno il più profondo, perché il più profondo è il lago di Como. Non ha nessun primato a scapito del nome. Direi che col panorama ci siamo, ragazzi. Guarda che roba. Quella lì è la rocca di Angera, sempre della famiglia Borromeo, dall'altra sponda del lago. Paesaggio eccezionale, veramente eccezionale. Veramente pazzesco come la luce del sole cambi qualsiasi cosa in meglio. Guarda che ambiente, paesaggio pazzesco, etereo. Allora, quello che avete appena visto era la rocca di Angera, che adesso è di proprietà della famiglia Borromeo ed è composta da una serie di edifici il cui nucleo originario è dell'XI secolo e quelli più recenti del XVII secolo, quindi un complesso in sé rimaneggiato più volte ma comunque molto molto antico. Pensate che venne ceduta da un papa, da Clemente VI, nel 1350 alla famiglia di Bernardò Visconti e poi entrò nelle proprietà della famiglia Borromeo, quindi è ancora di proprietà della famiglia da quella data lì, dal 1350. Pensate, da più di 700 anni la famiglia ha la proprietà di quella rocca. Adesso ragazzi continuiamo, vi porto a vedere il pezzo forte del Lago Maggiore, le isole Borromee. Prossima destinazione Stresa, una delle località più turistiche del lago, è una cittadina bellissima che è proprio di fronte alle isole e sono degli alberghi altrettanto belli e lussuosi. Qua poi sopra c'è chiaramente la funivia del Mottarone, dove c'è stata la tragedia l'anno scorso, anche quella dovuta a negligenza umana. Eccoci qua, Stresa, questo qua sulla sinistra, poi si entra nel centro che è abbastanza piccolino e qua sulla mia destra c'è il lungolago.
Eccoci qua, gli alberghi fantastici. Questo è il Regina Palace Hotel, guarda che struttura bellissima. Ecco, davanti c'è il mio preferito, qua c'è stato anche ospite Hemingway, Grand Hotel delle Isole Borromee, fantastico. Questo è a Baveno, ragazzi, un altro bellissimo lungolago che vale la pena di fare una minima pausa per essere visto. Guarda che spettacolo, con le isole Borromee sullo sfondo. Qui siamo in quello che il New York Times ha indicato come uno dei luoghi più affascinanti della Terra. Siamo sul lungolago di Baveno, dietro di me c'è Verbania dall'altra parte del lago e a sud c'è Stresa. E qui dal lungolago si vede benissimo l'arcipelago delle isole Borromee. L'arcipelago è fatto fondamentalmente da 3 isole, un isolino e uno scoglio. Le 3 isole sono chiaramente quelle più famose, sono l'isola madre, l'isola bella e l'isola dei pescatori, l'unica stabilmente abitata. Poi c'è l'isolino di San Giovanni e lo scoglio della Malghera. La storia è molto interessante perché la famiglia Borromeo, che acquistò nel XIV secolo la proprietà delle isole, le possiede ancora l'isola bella, l'isola madre insieme ai castelli di Cannero, che sono degli scogli emersi con delle fortificazioni medievali. L'unica abitata stabilmente è l'isola dei pescatori, abitata da una piccola comunità. L'isola in sé è abitata da più di 700 anni almeno, poi dopodiché non si hanno notizie certe, mentre le altre 2 isole gemelle, l'isola madre e l'isola bella, sono ambitissime dai turisti e visitatissime. Pensate che in entrambe le isole, nell'isola madre e nell'isola bella, ci sono oltre 2000 varietà di specie vegetali differenti nei giardini. Una cosa assolutamente fantastica, permessa proprio dal microclima particolare del Lago Maggiore. L'isola bella dispone di un giardino che è stato sapientemente progettato nei secoli e dispone quindi di una fioritura durante tutto l'anno. È il giardino, diciamo, più famoso delle isole. L'isola madre invece, oltre al giardino, chiaramente ospita un'avifauna di uccelli tropicali, pavoni bianchi, fagiani dorati e pappagalli, tutti liberi lì all'interno dell'isola. Sull'isola bella ci sono stati tantissimi illustri visitatori e su tutti ricordiamo Napoleone, e c'è la leggenda insomma che la moglie di Napoleone cercò di convincere i Borromeo a farsi vendere l'isola, i Borromeo rifiutarono e poi lei si consolò, diciamo, non male con la Villa d'Este sul lago di Como, che ho passato ieri, che è stupenda. Chiaramente adesso è diventato un albergo di lusso. Adesso, ragazzi, risalgo in moto. La mia idea era quella di fare tutto il giro del Lago Maggiore. Purtroppo il tempo è tiranno, siamo a dicembre, siamo proprio nelle giornate più corte dell'anno, sono a più di 3 ore e mezza a casa, quindi devo accorciare. Quindi vado a Verbania, qua dietro di me, prendo il battello e arrivo a Mombello dall'altra sponda. Quindi portiamo la fricona sulla nave. Il giro del lago ve lo faccio vedere in un altro video. Poi nella parte nord si arriva fino in Svizzera, perché chiaramente il Lago Maggiore, similarmente al lago di Garda, è diviso in 3 parti. Cioè la parte nord è Svizzera, poi c'è la parte est che è la Lombardia e la parte ovest che è Piemonte. Qua per esempio siamo già in Piemonte. Comunque adesso direzione Verbania e battello. Vediamo gli orari, non lo so, non l'avevo previsto, ma troveremo il modo.
Qua dietro poi ragazzi sarebbe da esplorare tantissimo, perché prendendo le strade qui di lato c'è un altro lago, il lago d'Orta, una bella isola che c'è un monastero in mezzo molto particolare. Come sempre siamo in Italia, di visitare non si finisce veramente mai, d'altronde è il paese più bello del mondo. Questo è il lungo lago di Verbania, proprio di fronte alla isola madre. Ok, devo andare a Intra, non qua, 3 km più avanti. Lì è il porto, adesso vediamo di fare il biglietto e imbarcarci. Che posto, direi fotonico, bellissimo. Sì, diciamo che secondo me proprio sale di scala qua il lago Maggiore rispetto al lago di Como. Eccoci qua, Laveno Mombello, anche questo è un bellissimo posto, una bellissima passeggiata qua sul lungolago. Queste strade veramente sono piacevolissime, sono da fare a 50 all'ora, molto belle, poco trafficate. Qui a differenza di prima la strada non segue sempre il profilo del lago. Ho lasciato molta parte della costa come era naturale col canneto, chiaramente anche per far nidificare gli uccelli lacustri, perché se antropizzi tutta la costa distruggi l'avifauna naturalmente. Eccomi qua ragazzi, sono arrivato quasi in fondo al lago Maggiore. Adesso la strada non segue più il profilo della costa, perché come vi ho detto hanno probabilmente preferito giustamente lasciare le coste naturali per preservare la flora e la fauna, quindi me ne ritorno al lago più grande d'Italia, a casa mia, al lago di Garda. Ora mi metto l'interfono, con l'Africa ci mettiamo in modalità cruise control e mi aspettano 3 ore e mezza di misto autostrada e non, ma prevalentemente autostrada. Io come sempre spero che questo video ti sia piaciuto, che hai visto posti nuovi o che hai imparato cose che non conoscevi. Chiaramente ho saltato molti posti bellissimi, perché al lago di Como e anche al lago Maggiore ci sarebbe, come ho detto più volte, da stare 6 mesi per far vedere tutto, ma sicuramente ci tornerò. Se ci sono dei posti particolari che ho mancato o che vi piacciono particolarmente, scrivimelo nei commenti, così la prossima volta magari vado a visitarli. Lasciami un like se il video ti è piaciuto e non dimenticare di iscriverti al canale, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!